Buon pomeriggio a tutti, oggi diamo avvio al nostro ridotto dell'opera a Milano incontrando un personaggio che è stato molto in vista a Milano in questi giorni perché protagonista del Don Giovanni di Mozart, il basso Ildebrando d'Arcangelo. Ciao e benvenuto. Ciao a tutti. Ildebrando d'Arcangelo, giovane, ma con una storia direi piuttosto consistente. Allora, visto che abbiamo tanto tempo da dedicargli, io partirei proprio un pochettino dalla culla, ecco, nel senso che tu dove sei venuto al mondo e come sei diventato cantante lirico? Beh, io diciamo che vengo da Pescara, mio padre è un musicista, un organista e quindi come credo tutti i figli d'arte, diciamo il suo sogno era di avere un figlio musicista, quindi ho studiato pianoforte per 10 anni e non pensavo minimamente di essere un cantante, quindi ho scoperto la voce a 16 anni per gioco in un coro, per farla breve, e da lì il primo ascolto appunto Don Giovanni di Mozart diretto da Böhm con Dieskau e Flagello. A Pescara anche Carmela Remigio, se non sbaglio. Sì, esatto, anche lei è di Pescara. E anche lei mi raccontava di essere partita dallo strumento e di essere arrivata in un secondo momento appunto invece all'utilizzo della voce. Quale tu consideri come debutto ufficiale per la tua carriera? Il Masetto di Treviso del concorso appunto Toti dal Monte che vinsi nell'89. E poi c'è stato un altro masetto molto importante, quello con Claudio Abbado, appunto con Carmela Remigio di cui si diceva precedentemente, Brin Terfel, eccetera, a Ferrara se non erro, del quale tra poco proporremo un ascolto, il classico duettino d'ingresso di Masetto e Zerlina con Patrizia Pace se non erro. L'impatto con Claudio Abbado? È un grandissimo maestro come tutti sanno e diciamo che io ero giovanissimo e quindi per me era come vedere un dio, ecco. Poi stare vicino a grandi artisti come Brin Terfel, Kinley Side, quindi uscire dalla bottega per arrivare già in un ambiente di livello internazionale per me era come vivere un sogno. Leggeri di testa, non andate girando quella e qua e là e qua e là. Poco dura dei matti la festa, ma per me cominciato non ha. Che piacer che sarà. Che piacer che sarà. Abbiamo ascoltato Giovinetti che fa l'amore, la direzione di Claudio Abbado, interpretato da Ildebrando d'Arcangelo e Patrizia Pace. Senti, quando uno interpreta un ruolo, ora forse non ci focalizziamo su Masetto naturalmente, ma su quelli ben più importanti di Don Giovanni e Leporello, poi magari parliamo anche della vocalità dell'uno e dell'altro che tu interpreti con molta elasticità invariabilmente. Tu ti fai un'idea tua naturalmente del personaggio e trovi una tua dinamica vocale. Come poi si riesce a conciliarla con quella del direttore d'orchestra e dei vari direttori d'orchestra? Ma diciamo che io mi attengo alla visione sia della direzione musicale che di quella della regia, quindi cerco appunto di non essere Ildebrando d'Arcangelo con una visione fissa nella mente, ma di essere aperto a qualsiasi tipo di discorso per poi appunto rispettare le visioni di entrambi e poterle mettere in scena. Logicamente una piccola visione me la creo perché credo sia normale o umano poter poi avere il proprio colore del personaggio da accompagnare con queste nuove visioni, però appunto rispetto le varie idee. Adamina, il catalogo è questo, e le belle che amò il padron mio. Ascoltato invece Madamina, il catalogo è questo, l'aria di Leporello, la famosa aria del catalogo. Abbiamo naturalmente la voce di Ildebrando d'Arcangelo con l'orchestra del Teatro Regio di Torino diretta da Gianandrea Noseda. Abbiamo parlato un attimo del tuo rapporto con i direttori d'orchestra, ecco il rapporto con i registi. Non vorrei sempre rimanere ancorato al Don Giovanni, però visto che appunto è un argomento di attualità, tante regie ha incontrato, tante regie diverse fra loro, alcune classiche, altre moderne, contemporanee, come quella della Scala di questi tempi, di Carsen, una anche molto provocatoria dal punto di vista anche erotico, se vogliamo,
allo Sferisterio di Macerata. Ci sono dei momenti in cui tu preferisci o prediligi un certo tipo di percorso registico? Intendo dire, hai una tua idea, un tuo disegno, e questo potrebbe esitare in un domani in un'attività registica da parte tua? No, se farò il regista un domani, devo dire, ci ho pensato, chissà se un domani potrò fare una regia di Don Giovanni, perché poi è l'opera che, diciamo, è nel mio cuore. Quando, come in questo caso nel Don Giovanni di Milano, per esempio, Carsen ha presentato la sua idea, ha rappresentato la sua idea e ce ne ha parlato, io logicamente il mio istinto è quello di dire perché questo e non questo, però dopo alla fine mi rendo conto che io devo far vedere allo spettatore la visione di Carsen, non quella mia. Ti sai rendere uno strumento, diciamo, nelle mani del regista, chiaro, una volta che hai accettato l'idea di fondo. Esatto. Poi non stai ad indagare sul particolare, più o meno tu hai accettato un certo tipo di percorso e a questo punto ci entri senza continuare a cavillare, questo vuoi dire? Sì, anche se non sono d'accordo, la mia missione è quella. Quando farò la mia regia, farò la mia regia e quindi non posso discutere. Mi piace dialogare, ecco, io con Carsen ho avuto un rapporto bellissimo e anche di discussioni, cioè, di dialogo appunto della visione di quello che io vedo sul libretto scritto e invece della sua visione, che è un pochino diversa forse da quella che è scritta da Ponte. Adesso ci ascoltiamo invece De Vieni alla finestra, quindi la serenata che Don Giovanni canta alla serva di Don Elvira, che peraltro nella regia di Carsen finisce anche completamente nuda, vabbè, questo tra parentesi. Abbiamo ascoltato De Vieni alla finestra, la canzonetta dal Don Giovanni di Mozart naturalmente, e Debrando d'Arcangelo che è qui con noi, l'orchestra del Teatro Regio di Torino diretta da Gianandrea Noseda. Ecco, rimaniamo ancora un attimo con Carsen. Ti è piaciuto di più, visto che tu tra l'altro hai interpretato entrambi i ruoli, Don Giovanni e Leporello, secondo te, se poi questa domanda non ha una logica me lo puoi anche dire, Carsen è più consono alla tua lettura di Leporello o di Don Giovanni o di entrambe? Diciamo che il Leporello si avvicina più alla versione classica, mentre Don Giovanni in questa visione è lui che crea tutto questo intorno a sé, sempre felice, sempre sorridente, quindi non è la giornata nera di Don Giovanni dove praticamente tutto non funziona, ma invece tutto funziona e quindi sorride a Don Giovanni stesso. Allora, parlando invece un momentino più dal punto di vista del cantante, dello strumento vocale di Ildebrando d'Arcangelo, intanto perché Ildebrando, questo nome fantastico? Perché mia madre non ha accettato Radames. Ha fatto bene. Esatto, no, mio padre voleva per forza che io avessi un nome d'arte e quindi la seconda scelta è stata quella di Pizzetti. Benissimo, direi che è stata azzeccata comunque. Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbande riposo, narcisetto doncino d'amore. Chiedevo dal punto di vista vocale le differenze che ci sono tra, questa è una domanda che ho già posto a tutti i bassi nei quali mi sono imbattuto, da Erwin Schrott a Elero d'Artegna, piuttosto che Nikolai Ghiaurov, eccetera, la chiedo naturalmente anche a te. Perché un cantante preferisce essere Don Giovanni piuttosto che Leporello? Perché il Conte piuttosto che Figaro? Ecco, io non ho mai intervistato Cesare Siepi, ma per esempio Cesare Siepi era un Don Giovanni ed era un Figaro. Ora, se andiamo sulla patina di nobiltà, allora mi sarei visto Don Giovanni e il Conte in Siepi. Invece no, Don Giovanni e Figaro. Quindi cosa succede in un cantante per cui va a finire col prediligere uno dei due ruoli, diciamo, protagonistici di basso di queste opere di Mozart? Lo stesso discorso poi lo si può applicare anche al Così fan tutte, dove pure ci sono due voci gravi di particolare importanza. Se non vuoi stare a farmi un'enciclopedia, parlami di te stesso semplicemente. No, con semplicità. Io credo, forse alcuni colleghi preferiscono fare protagonista.
non fanno la scelta vocale. Io preferisco il Don Giovanni non perché sia il protagonista, ma perché vocalmente lo sento veramente più nelle corde. Non mi sento forse un buffo, io vedo il Leporello molto simile al Don Giovanni, perché è un servo che lo deve imitare benissimo, altrimenti non si capisce perché Donna Elvira viene ingannata appunto dal gioco. Quindi il mio Leporello lo vedo in maniera differente da altri colleghi. Più signore, diciamo, più complice, Sì. più un po' lo specchio. Lo specchio, deve essere assolutamente lo specchio, anche come vocalità forse deve essere proprio quasi vicino al Don Giovanni. Lui ama Don Giovanni, lui è pazzo del suo padrone, quindi come se qualcuno, come posso dire... Puoi non dire niente perché hai già detto tutto benissimo e sei capito quel che vuoi dire, cioè tu non vedi il Don Giovanni, che ne so io, il fighetto, No, e invece il no. barilotto di fianco che fa lo stupido, cioè voglio dire, tu vedi due persone che sono molto complici, ecco, Sì. in questo senso, chiaro, con un predominio psicologico a appannaggio di Don Giovanni, ecco. E nelle nozze di Figaro invece tu come ti destreggi? Io ho fatto sia il Conte che Figaro. Figaro mi piace perché è appunto alla rivoluzione, c'è questa forza, questa voglia di uscire dalla condizione di schiavitù nella quale il servo era posto prima della rivoluzione francese. Esatto, e invece il Conte è una persona un po' sciocca, lo vedo un po'... però devo essere sincero, vocalmente il Conte calza meglio, è alla mia corda, ecco, diciamo così. Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio cadea? Hai già vinto la causa e naturalmente vedrò, mentre io sospiro, questa aria decisamente d'opera seria, direi, di Wolfgang Amadeus Mozart, calata in una situazione buffa, con risvolti però anche malinconici per certi aspetti, Le nozze di Figaro. A questo punto con Ildebrando d'Arcangelo direi di parlare di qualcos'altro, perché abbiamo focalizzato tutta la nostra attenzione su Mozart, che non a caso è uno dei miei compositori preferiti e uno dei quali dei più frequentati da Ildebrando d'Arcangelo. Ecco, al di fuori di questo repertorio di Mozart, quali sono gli altri compositori che tu affronti con maggiore interesse? Handel, Haydn, Rossini, so anche un Donizetti appunto molto particolare, Bellini. Beh, diciamo che adesso per i progetti futuri c'è Faust di Gounod che amo tantissimo ed è perfetto per me, poi vediamo cosa succede, perché diciamo che il problema è uscire da un'etichetta che i teatri purtroppo non hanno questa elasticità di capire se una voce può andare in un'altra direzione, quindi sono costretto un pochino in Mozart di tenerlo un po' da parte per poter appunto dimostrare che si può cantare anche dell'altro. Diciamo che io ho cantato da Bach a Stravinsky tutto, però come dicevo prima c'è il problema dell'etichetta. Etichette che sono sbagliatissime, anche perché se chi governasse i teatri ascoltasse quello che persone come me, io non sono sicuramente un falso modesto, scrivono da 20 anni e ripetono da 15 anni ai microfoni, si renderebbero conto per esempio che il primo interprete dell'Anna Bolena di Donizetti era un certo signor Filippo Galli, che è stato il più grande cantante rossiniano ed è stato uno dei pochissimi che ha portato avanti il repertorio mozartiano, per esempio. Chiaro, poi da quest'alveo al portarsi al verismo, a Wagner, all'opera russa, ci sono discorsi, ci sono passi sicuramente più ampi. Ecco, che cosa significa per te cantare? Anzi, ascoltiamoci a questo punto un passo celeberrimo di Bellini dalla Sonnambula che tu hai inciso con un cast prestigioso nel quale tu figuravi molto degnamente, Flores Cecilia Bartoli, diretta da Alessandro De Marchi, e poi riprendiamo il discorso. Ravviso a luoghi ameni, in cui lieti, in cui sereni.
Tamburo di Bellini, cantava Ildebrando d'Arcangelo. Riprendiamo il discorso sulla vocalità, ecco, le differenze fisiche, direi più che interpretative, che un cantante o un basso ci deve mettere quando affronta il bel canto donizettiano belliniano rispetto ai moduli settecenteschi di Mozart. Cosa ci vuole di più, cosa ci vuole di meno? Ma io credo che sia appunto come porgere la frase, uno stile, mentre Mozart è più sul parlato e quindi non hai questa possibilità di legare bene le frasi, tranne in alcuni momenti, tipo De vieni alla finestra o La cida nella mano, però mi riferisco più al Figaro, al Leporello, nel Verdi o nel Bellini, è soltanto appunto questo legato che differenzia lo stile. E la parte strumentale, che di solito nell'Ottocento è più imponente e soprattutto spesso è gestita in maniera piuttosto irriguardevole da parte di direttori che tengono poco conto della voce umana, eccetera, cosa mi dici? Dico che a volte le regie non aiutano i cantanti, perché o il set è tutto aperto o devi cantare a 30 metri di distanza dalla buca, e questo poi incide nella resa dell'ascoltatore, perché diciamo l'opera non è con i microfoni, quindi non siamo in un musical, dobbiamo appunto sopravvivere a tutto. Poi tra l'altro ci sono anche gli speaker sul proscenio che aumentano il volume delle orchestre e il cantante a volte è costretto anche a spingere. Questi sono secondo me i problemi moderni. Io ho curato centinaia di biografie di cantanti dell'Ottocento, soprattutto del primo Ottocento. È vero che loro avevano dalla loro appunto un repertorio che era abbastanza circoscritto, nel senso che sicuramente non coprendo secoli di repertorio, in un modo o nell'altro si tutelavano. Ecco, tu sei a favore della specializzazione di un cantante in un repertorio? Abbiamo già più o meno affrontato il discorso in relazione appunto al cattivo gusto delle etichette, questo senz'altro. Però ecco, una domanda che rivolgo spesso ai cantanti, e secondo me i cantanti mi rispondono sempre sbagliando, anche perché se andassero a vedere cosa hanno fatto i loro predecessori o per chi sono state scritte le opere, si renderebbero conto che non sono discorsi così paradigmatici come possono sembrare. Parli con un cantante e senti spesso dire no, per questo, soprattutto i tenori devo dire, e no, per cantare che ne so io, Don Carlos o Don Alvaro, e no, prima bisogna aver fatto la trilogia popolare, ma prima di aver fatto la trilogia popolare bisogna aver fatto il Nemorino, bisogna aver fatto, ecco, tu vedi così un percorso di maturità vocale nella tua chiave di basso tale da importi che un ruolo non possa venire prima di un altro, cioè voglio dire, adesso tu farai Mefistofele di Faust di Gounod, potrebbe venire domani quello di Boito, deve per forza venire dopo, oppure tu ti potresti trovare oggi già in condizioni di volerlo fare? E allora andiamo sul tremendo Verdi, che è considerato da tanti il flagello delle voci. Tu non dico abbia voglia, desideri, perché non è necessario, ma pensi che per esempio un Filippo II del Don Carlos debba venire a carriera molto inoltrata? Diciamo, io credo che ognuno di noi segue appunto un percorso. Tornando ai miei colleghi, quando dicono prima di fare un ruolo devo fare quest'altro, diciamo che io ho utilizzato questo quando facevo Masetto, osservavo molto Leporello, e quando facevo Leporello osservavo molto Don Giovanni. Credo che questo sia un fatto psicologico. Mio maestro mi diceva sempre, quando devi cantare, quando ho fatto Mefistofele di Boito con il maestro Muti in concerto, io mi sentivo diciamo giovane, no? Per poter fare, però mi ricordo le sue parole che mi diceva praticamente devi cantare con la tua voce. Questo è quello che dobbiamo cercare di fare tutti, cioè di non fare una voce che non è la tua. Quindi se faccio Filippo II devo ingrandire o devo scurire. Se non faccio il Filippo oggi è perché io non lo sento ancora, mentre per esempio per il Faust di Gounod potrei cantarlo domani mattina, il Filippo credo ho bisogno di qualche annetto in più, ma non è un fatto vocale. Io per quanto riguarda la vocalità potrei cantarlo anche oggi, è la maturità psicologica che io devo acquisire prima.
Questa è una domanda alla quale puoi anche non rispondere perché magari non ti si è mai posto il problema, però parlando con Nikolai Ghiaurov per esempio mi ricordo, lasciamo perdere che lui essendo bulgaro, quindi diciamo tendente alla Russia, ecco chiaramente per lui l'affrontare un repertorio da un lato italiano e dall'altro russo era piuttosto fisiologico, però prendiamo un altro tuo grande predecessore Ruggero Raimondi per esempio, cantante italiano, il repertorio italiano e poi anche Boris Godunov eccetera. Ecco, quello che io noto è che il cantante italiano spesso si rivolge al repertorio russo, non si rivolge mai al repertorio tedesco di Wagner, per esempio. Ecco, a te balena l'idea di un Wagner e ti piace Wagner come compositore, almeno all'ascolto, se non come interpretazione? Amo molto Wagner, però credo mi spaventino le 5 ore di canto, non so, ho solo questo pensiero, però veramente seguo, lascio andare le cose come devono andare, non è che mi creo il futuro a tavolino immediatamente, cioè è proprio lascio che il sentimento e la voglia di esplorare un nuovo mondo mi venga da dentro, cioè non ho l'idea tipo fra 10 anni farò Wotan, no, non penso in questa maniera. Un altro ascolto ancora grazie a Hildebrando d'Arcangelo, sempre tratto da questo CD della Deutsche Grammophon, in cui è accompagnato dall'orchestra del Teatro Regio di Torino, diretto da Gianandrea Noseda. Allora concludiamo il nostro incontro, naturalmente chiedendogli che cosa ti aspetti dal 2012. Successo, soldi, denaro. Sì, alla fine sempre le stesse cose. Magari anche un po' di relax. Esatto, ci vorrebbe ogni tanto. Ma niente, spero che questa crisi, parlo a nome di tutti, vada veramente risolta e auguro a tutti di vivere in salute e serenità. Grazie di essere stato con noi, una persona direi molto discreta, che diciamo è dirompente sul palcoscenico, nella vita invece una persona con la quale si vorrebbe davvero riuscire ad essere amici. Grazie ancora. Grazie a voi.